Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesce, ascendente pesci, anche Luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere il ti presento il tuo vero amore. Quindi andiamo a fare un'analisi di quello che stai attraendo a te, vedendo sia nella parte oracolare, la parte diciamo quella più sensibile alla tua energia, ossia andiamo a vedere come stai vibrando, perché sappiamo tutto ciò che noi attiriamo dall'esterno è qualcosa che sta vibrando al nostro interno. Vediamo a che grado evolutivo siamo arrivate e ti presento arrivati e ti presento il tuo vero amore. Allora, partiamo dalle energie degli oracoli. Vediamo cosa ci dicono i maestri attraverso l'energia oracolare, quello a cui tu stai vibrando, ma che è anche quello che ti sta arrivando. Quindi per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesce, ascendente pesci, Luna o Venere in pesci, ti presento il tuo vero amore. Allora, andiamo a farci questo meraviglioso viaggio insieme, vediamo. Cosa ci dicono i maestri attraverso questo oracolo? Mural, sì, la tua propria priorità. Allora, qua mi stanno dicendo che stai viaggiando su una frequenza altissima. Questa frequenza mi parla di una lei che dipinge sul muro, laddove non c'è nulla, dipinge qualcosa di meraviglioso. Mi stai dicendo che sei molto creativa. Sappiamo che i pesci sono i grandi sensitivi dello zodiaco, con un grande potere di sensibilità, e questo porta a manifestare qualcosa che è all'altezza vera della vostra maestria, no? E quindi questa carta mi dice: tu sai disegnare laddove gli altri non vedono la bellezza, tu sai creare laddove gli altri non vedono bellezza, sai creare qualcosa, ti sei data soprattutto conto del valore che hai e stai attirando a te una persona che è la stessa, dà valore a se stessa. Quindi è una bellissima carta di partenza. Se non sbaglio è uscita anche all'Acquario, se non sbaglio. Puoi essere Acquario, ascendente Acquario, Luna Venere anche in Acquario, o la persona che stai attirando a te può anche essere del segno dell'Acquario. Però al di là di questo, dopo ne andiamo a vedere comunque i segni, mi sta dicendo che stai vibrando molto alto. Ti sei messa sul piedistallo, hai dato valore a te stessa, ti stai dando ciò che meriti, e quindi all'esterno arriverà una persona che ha questa altezza. Va bene? Bellissima carta di partenza, veramente bellissima. Vediamo cosa ci dicono gli angeli ancora. Ti presento il tuo vero amore. Al di là se ci sia già una persona, vediamo un po' come la stai trasformando, anche se c'è, no? O chi stai attirando a te. Vediamo cosa ci dicono gli angeli. In merito alla domanda, all'affermazione, ti presento il tuo vero amore. Lasciar scorrere, io vedo che ti stai lasciando proprio scorrere alla vita, non stai mettendo freni alla magia dell'universo e anche alla follia dell'universo, ok? Cioè alla sorpresa dell'universo. Qua stai abbandonando tutto ciò che provoca sofferenza, e quindi cosa può arrivare a te nella misura in cui stai abbandonando tutto ciò che ti provoca sofferenza, dandoti a te stessa, essendo te stessa come la tua priorità. Può arrivarti una persona che è a questa frequenza qui, che darà gioia e vita ancora di più. Ricordiamo o 100 o 101, mai 99. Va bene, io sto bene 100 con me stessa, se arriva qualcuno devo stare 101. E questo è quello su cui stai viaggiando, Infatti dice: combatte la tristezza e dona conforto. Qualcuno che ti darà conforto, che arriva proprio per farti vedere farti colorare la tua vita in modo nuovo. Ok? Ne mettiamo un'altra ancora. Cosa ci dicono gli angeli rispetto a ti presento il tuo vero amore? Una persona che è connessa con Dio, perché tu sei connessa con Dio adesso. Una persona che dà valore alla connessione allo spirito. Una persona sensibile, che dà valore a ciò che tu senti. Tu hai la connessione con Dio in questo momento. La persona che arriva a te è voluta proprio da Dio. Recuperare la memoria e accettazione. Tu ti sei accettata o accettato nelle tue profondità, ti ami o ti onori così come sei,
e quindi di conseguenza arriva una persona connessa alla stessa frequenza. Bellissime carte stanno uscendo, bellissime. Vediamo cosa dicono i Sefirion alla domanda ti presento il tuo vero amore, poi andiamo a vedere la personalità di questa persona, i dettagli fisici se ce li offrono, o il carisma. Vediamo un po'. Allora, cosa ci dicono i Sefirion rispetto all'affermazione ti presento il tuo vero amore? Chi sta arrivando? O chi c'è già? O come si trasformerà? Wow! È uscita una delle carte delle fiamme gemelle. La sacra unione, ierogramma interiore, nozze alchemiche. Questa è una carta che mi dice arriva un'unione sacra per te. È sacra questa unione. Questa persona sentirà la connessione con Dio come la senti tu. E sarà meraviglioso. Questa carta mi dice che tu hai fatto pace col tuo maschile e femminile interno. Ecco perché arriva questa persona di questo spessore esterno, Fortissima questa carta. Ok. Ancora, cosa ci dicono i Sefirion rispetto a questa persona? Che si prenderà cura di te. Prenditi cura di te e inizia a volerti bene. Questa è una persona che arriva perché tu ti sei iniziato a prendere cura di te, a volerti bene, te l'ho già detto prima. A prendersi cura di te, che vuol dire non a salvarti, perché hai un'energia più forte, più individualista adesso, ma arriva a condividere la tua interezza. Non sentirai il bisogno di questa persona, sentirai l'interezza, che è vera, la felicità vera. Mamma che stesa, ragazze mie, già si preannuncia proprio qualcuno di forte, Allora io adesso vado subito a vedere chi è questa persona e i tratti caratteriali di questa persona. Vediamo un po' cosa ci dicono i maestri in merito. Ti presento il tuo vero amore, i tratti caratteristici di questa persona. I tratti caratteristici, caratteriali, il temperamento di questa persona. Chi è questa persona? Entriamo adesso nel vivo. Il temperamento di questa persona. Chi è questa persona? Chi è questa persona? Il temperamento di questa persona. Il temperamento di questa persona. Per le mie ragazze il pesce, ascendente pesci, Venere, Luna in pesci. È una persona molto seria. Monaco, monaca, devozione disinteressata e devozione esclusiva allo spirito. È una persona molto seria, come se fosse uscito un po' il Papa qua. È una persona che è devota, che ti sarà devota, che ti è devota. È una persona che già sta sentendo il contatto con te, anche se non l'hai ancora conosciuta. È una persona molto molto spirituale. E persona spirituale non significa, allora, quando dico persona spirituale o religiosa, non è una persona secondo il nostro modello, il concetto di religioso o religiosa. Allora, religione deriva dal latino religere, religere che significa riportare all'uno. Il contatto con Dio, una persona che è molto in contatto con Dio. Può essere anche una persona che fa lavora alla terra, per esempio, essere in contatto con Dio, ma non fare preghiere, non andare, non far parte di nessun circolo religioso, ok? Quindi è molto in contatto col suo spirito, te lo dicevo anche qui, ok? Ancora andiamo a vedere. Ancora. Il temperamento di questa persona, temperamento carattere di questa persona. Chi è questa persona? Un eroe, caspita! Eroe, eroina, la passione per un cammino di sviluppo personale. Questa è una persona un eroe. Un eroe che vuol dire ha una passione forte per lo sviluppo personale, per lo sviluppo interno di sé, è una persona che è molto interessata alla crescita spirituale e alla crescita personale. Può essere anche una persona, un maestro, o lo puoi conoscere anche in qualche circolo, mi viene di yoga, è una persona che l'eroe chi è? Anche colui che ha detto basta a un certo conformismo, a una certa educastrazione,
e vuole sviluppare se stesso, no? La crescita personale, una persona molto orientata in questo, molto vicino al pesce. Andiamo a vedere ancora il temperamento di questa persona. Chi è questa persona? È una persona magica, bambina magica. È una persona che sa sognare, è una persona, un idealista, ma anche una persona pratica, concreta in ciò che sente. Ti vedrà come una figura magica, una figura che è proprio imprescindibile nella sua vita e non ne può fare a meno. Ti vedrà come una guida, ti vedrà, anche se sei uomo, una bambina magica, con dei poteri magici, con qualcosa che esalta la bellezza di ogni cosa, come se tu rendessi sacro ogni cosa, è la controparte perfetta. Ok, ancora il temperamento di questa persona. Chi è questa persona? Una persona che studia molto, un grande studioso o una studiosa, e vedi la devozione per la conoscenza, di nuovo, volontà di apprendere tutta la vita, una persona che ha fatto della sua vita un terreno di gioco della sua crescita personale. È una persona molto studiosa degli eventi esterni e interni, una persona che è molto seria e rispettosa di tutto ciò che è, di tutta la vita praticamente, una persona rispettosa della vita nella totalità. Una persona che studia può essere uno studioso di qualcosa, e vedo una persona che a tratti utilizza gli occhiali, a tratti una persona che molto matura, una persona molto matura che a tratti utilizza gli occhiali, non sempre però, gli piace studiare a questa persona, ma soprattutto anche mettere in pratica ciò che la sua conoscenza spirituale o di accrescimento personale gli rivela. Ok, andiamo a vedere ancora il temperamento di questa persona. Chi è questa persona? Camaleontica, una persona che fa tante cose. Camaleontica, una persona che ti stupirà perché tu credi che sia in un modo, ma è anche in un altro modo, perché si lascia proprio alla connessione con Dio come ce l'hai tu questa persona. Abilità per navigare in differenti livelli di coscienza, capacità di vedere il potenziale in tutto. Questa è una persona che vede sempre l'opportunità in ogni cosa, nelle cose negative vede un'opportunità, è una persona su cui ci si può fare affidamento, una persona di cui ci si può fidare proprio a livello animico. Sapete quelle persone che quando stanno con te ti danno fiducia a prescindere, anche se non parlano, proprio perché covano in loro stesse una grande fiducia verso la vita. È una persona che può fare più cose contemporaneamente. E mi arriva che a volte questa persona stessa non è consapevole del suo potere personale, di navigare in livelli differenti di coscienza, come ci dice questa carta. Può essere una persona molto semplice, ma allo stesso tempo molto spirituale. Come vi ho detto prima, può anche coltivare la terra e avere un contatto diretto con Dio e avere accesso alla cascia direttamente, ok? È una bellissima persona con cui tu avrai una nozze alchemiche, cioè una armonia di intenti, ok? Andiamo a vedere adesso cosa ci dice lo sciamano rispetto, voglio capire ancora di più il temperamento di questa persona. Analisi dettagliata del temperamento di questa persona. Il temperamento di questa persona. La danza degli spiriti. Questa è una persona molto connessa con la parte spirituale di sé e non solo, anche con i suoi antenati. È una persona che è delicata, allo stesso tempo allora mi arriva una personalità di questa natura, una persona molto delicata, di animo, proprio come lo è il pesce, come sei tu, molto delicata di animo, allo stesso tempo quando c'è da fare qualcosa, boom, e c'è. Vi spiego? Vediamo ancora il temperamento di questa persona. È un guerriero luminoso, mette luce laddove gli altri vedono il buio, porta luminosità, è una persona luminosissima questa. È veramente un grande maestro questa persona qui, ragazze e ragazzi.
È una persona che porta luce laddove gli altri vedono il buio, è una persona che ha faticato tanto per illuminare le zone d'ombre di se stesso e porta come esempio la sua luminosità. Il guerriero luminoso, guerriero non significa essere una persona delicata, non significa non essere un guerriero, perché il guerriero luminoso, il guerriero è colui che combatte per la luce e quindi non ha paura di niente, non ha paura del buio. Combatte il buio essendoci stato dentro tante volte. Ecco perché conoscendo il buio lo sa affrontare bene. Una grande personalità è questa, eh? Andiamo a vedere ancora il temperamento di questa persona. Il mago della pioggia, questo è un mago, è una persona che sa rendere fertile ogni cosa. È una persona anche molto fertile da un punto di vista sia proprio di fertilità, proprio fertile a livello anche creativo, quindi la creazione si divide sia nel fare figli, sia nel creare una vita meravigliosa, creare un'opera, creare dei progetti. E il mago è proprio un mago, il mago della pioggia. La pioggia fertilizza l'acqua, scusami, fertilizza il terreno. Quindi questa è una persona che quando, per esempio, tutto sembra buio, non c'è via di uscita, è la persona su cui fare affidamento perché trova sempre la soluzione e rende fertile una terra arida. Wow, che persona! Presentatecelo poi quando arriva, perché abbiamo bisogno di questi maestri. Andiamo a vedere chi è questa persona. La luna può essere una persona a volte un po' lunatica, ma non è che lunatica, la puoi percepire un po' lunatica a volte, ma non è lunatico, lui segue le sue emozioni, quando c'è da ritirarsi si ritira, può essere una persona che ha necessità della propria solitudine, ma come lo hanno bisogno tutti quanti, e allo stesso tempo quando è pronta riemerge, è una persona di grande fiducia e di grande rispetto, vi dico, La luna mi parla anche questa persona può essere anche del segno del cancro, perché qua c'è molta acqua, come te. E ripeto, questa è una persona che segue i cicli della natura. Per me arriva che lavora anche la terra, o ha un orto, o le piace coltivare, o qualcosa di questa natura qui. Ok. Ancora il temperamento di questa persona. La raccoglitrice, bellissimo, questa è una persona che sa godere dei frutti della vita giorno per giorno, sa attendere, è una persona che ha molta pazienza con se stessa e con te e con gli altri. È una persona che sa rendere la magia anche in un solo metro quadro, è una persona che gode dei frutti della vita che la vita gli dà in quel momento ed è felice. Ci è arrivato ad essere felice grazie alla sua esperienza di vita, non si preoccupa dei frutti non maturi sopra l'albero, ma coglie quelli che stanno già alla sua portata e ne gode, ringraziando la vita. È una grandissima persona questa. È una grandissima persona, questo è il tuo vero amore, ti presento il tuo vero amore. E poi io sto parlando di questa persona ed è quello che la tua anima sta chiedendo, perché sei pronta a manifestare questo, O pronto? Ok, andiamo a vedere ancora rispetto a questa persona cosa ci dice l'oracolo delle porte. Cosa ci dice l'oracolo delle porte rispetto a questa persona? È una persona che ci va cauta, la porta socchiusa, è una persona che ci va cauta, perché è anche molto introspettiva, ti ho detto, una persona che ci va cauta, non fa passi azzardati, è molto seria, molto cauta, molto spirituale, ed è il tuo ierogramma perfetto, cioè è la tua coppia perfetta, ci va molto cauta, è una persona che va incontro alla scoperta con timore e reverenza della vita, va bene? Ancora. È una persona forte, qua abbiamo Giano, una persona che sa andare incontro ai cambiamenti, seppur con prudenza, sa andare incontro ai cambiamenti. Giano mi parla che è una persona che ha sempre le chiavi in mano, cioè per aprire qualsiasi porta. Grande personalità è questa, grande personalità, ok. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi rispetto a questa persona. Anzi, voglio metterci queste altre.
Vediamo se ci danno indicazioni rispetto anche alla fisicità di questa persona. Vediamo un po'. Ti presento il tuo vero amore. Chi è questa persona ancora? Ti presento il tuo vero amore. Chi è ancora questa persona? Cosa ci raccontano questi tarocchi? Beh, qua c'è un cavaliere di coppe. È una persona che sta proprio venendo da te, movimento d'amore verso di te. È una persona molto accomodante, prudente, accomodante. Ok. Chi è ancora questa persona? Questa è una persona, questo è un cavaliere di denari. Qua ho preso queste carte perché l'iconografia è suggestiva. È una persona molto riflessiva, può avere gli occhiali, avere capelli medio lunghi. Vedete l'immagine di questa persona che è al computer, che lavora in un'azienda. È una persona che è molto riflessiva, però è anche una persona creativa e artistica, va bene? Sì, può avere gli occhiali, ve l'ho già detto, e qua è uscito quello con gli occhiali, pensate un po'. Può essere un segno di terra, è una persona cauta, mi ribadiscono che è una persona cauta, fisico magro, altezza media, diciamo anche sull'1,78, 1,77, 1,78. Mi arrivano queste informazioni, poi lasciatevi guidare ragazze, ragazzi. Ho preso queste carte evocative per questo motivo. Sì, una persona analitica e quando analizza fa centro. Sì. Ok. Ti corteggerà in modo proprio delicato, eh? Ti sentirai proprio travolta. Non vedo una persona che ti prende, sbatte, no, nel senso, anche quello. No, vedo una persona tantrica, ecco, ma con una vena passionale di sottobosco. Chi è ancora questa persona? Qua c'è un 6 di coppe, qua c'è una clessidra, una persona che stavi aspettando da tempo. E mi viene in mente anche una persona che hai conosciuto in passato, o in questa vita o in altre vite. È una persona che stava aspettando, una persona che ha fatto un grande viaggio introspettivo dentro se stesso lungo tutta la sua vita ed è arrivato a delle grandi conferme, ma ancora non si arrende. C'è una persona combattiva, ma allo stesso tempo una persona anche nostalgica dei momenti dell'infanzia, della propria infanzia. Ancora, chi è questa persona? Qua abbiamo di nuovo un segno di terra, abbiamo un re di denari, di nuovo una persona con gli occhiali mi esce qui. In questo caso è un direttore di banca, può avere un ruolo di questa natura, può essere una persona più grande di te, può essere una persona più grande, mi arriva una persona molto matura anche, oppure più grande di te. Avere un ruolo anche sedentario, qua arrivano persone sedentarie, c'è come un ruolo a livello lavorativo, però avere una spinta, oltre a quello che ti ho detto, avere per esempio l'hobby di andare in campagna a fare la terra, perché quello è proprio la connessione con Dio, o avere delle velleità particolari e spirituali. Sì, arriva come una persona che lavora in un ufficio, in una banca o può essere sedentaria, ma avere necessariamente proprio la necessità di andare in campagna o curarsi delle piante. Mi spiego? Questo mi sta arrivando. Ok. Fortissimi segni di terra e di acqua. Andiamo ancora a vedere questa persona nei tuoi confronti. Come si presenta? Qua c'è un 2 di denari, è possibile che la puoi incontrare anche a... questa è l'entrata di un bar, l'uscita di un bar, scusami, la fermata di un autobus, una persona che puoi aver conosciuto per caso, o per caso tra virgolette o all'improvviso. Si può presentare una persona molto occupata appena la conosci, o se già la conosciuta, una persona molto occupata sul profilo lavorativo, denari o ha delle sue responsabilità. Si può presentare in questo modo. Ancora, come si presenta a te questa persona? È il Papa, mi è uscito il Papa, te l'avevo detto anche qua, una persona molto 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 responsabile.
Qua mi parlano della figura di un giurista, di un giudice, di un avvocato, una persona molto 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 responsabile, che sa cosa vuole. No, vabbè, non è una persona che fa degli azzardi, è una persona che sa assolutamente cosa vuole. Fa le cose con calma. Ancora questa persona nei tuoi confronti, come si presenta? C'è un 8 di bastoni. Qua mi parla di una persona che ti comunica, ti parla, viaggia verso di te, spostamenti, sempre ben sistemati questi spostamenti, cauti, allo stesso tempo concisi e concreti. Ok, andiamo a vedere questa persona ancora nei tuoi confronti. L'energia di questa persona nei tuoi confronti, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Non devi fare niente tu, riceverai e basta. È una persona empatica al massimo e allo stesso tempo tu ricevi, è un'energia proprio ricettiva, è una persona paziente nei tuoi confronti. È l'asso di coppe in carta del divino femminile, una persona molto paziente nei tuoi confronti, una persona ricettiva ancora nei tuoi confronti. Qua c'è una sinfonia incompiuta. Molti di voi quando conosceranno questa persona o già conoscono questa persona, si compirà la sinfonia della loro vita amorosa. Un'altra carta, questa persona nei tuoi confronti. Alcuni di voi è una persona con cui riparare, al netto di tutto quello che abbiamo detto. Altre invece è una persona da cui c'era una sinfonia incompiuta, è una persona che viene da altre vite, 6 di coppe. Per compiere, portare avanti un qualcosa insieme adesso, ok? Andiamo a vedere adesso cosa ti dirà questa persona. Andiamo a metterci 3 carte al netto di tutto questo rispetto all'affermazione: ti presento il tuo vero amore. L'amore è follia. Questa è una persona che non se l'aspetta proprio, quello che sente per te. C'è una persona che chiede perdono, alcuni di voi la conoscono già, e si trasforma in quello che vi ho detto: riparare, perdono. Alcune, ovviamente siamo a migliaia, quindi ragazze mie dovete adattarla, no? L'amore è follia, perdonami, ti prego, perdonami per qualcosa che è successo. Oppure se è una persona che non conosci, questa è una persona che vuole rifarsi di tutto quello che non ha mai fatto nella vita con te. Un'altra? E vuole vedere le stelle insieme a te, probabilmente ti porterà a guardare le stelle in un posto magnifico e dice: quindi uscimmo a rivedere le stelle. Per alcuni di voi, ribadisco, una persona con cui recupererete un rapporto o di questa vita o di altre vite, 6 di coppe, va bene? E quindi uscimmo a rivedere le stelle, lo troviamo una persona molto responsabile, ok? Wow! Andiamo a vedere adesso, in ultima istanza, visto che è uscito il giudice qua, questa persona nei tuoi confronti, ci mettiamo, dove stanno le carte? Queste. Questa persona nei tuoi confronti, quindi ancora sull'energia, ti presento il tuo vero amore. L'eremita, vedi, la persona che va molto cauta. Il mago, la giustizia, 3 arcani maggiori. Questa è la persona che ti manda a Dio per diritto divino. Un'opportunità meravigliosa con cui veramente tu ti sentirai in sposa, proprio animicamente. È una persona che viene da molto lontano, cioè l'eremita. Ripeto, alcuni di voi la conoscono già in questa vita e altre da altre vite. Il mago, la manifestazione dell'amore che ti appartiene per diritto divino. Detto questo, ragazze mie, io non chiedo più niente, una stesa bomba bellissima, veramente bellissima. Ci aggiungo soltanto 2 altri segni, visto che quelli che abbiamo detto sono già marcati. Ci mettiamo 2 segni altri per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesce, ascendente pesci, luna o venere in pesci. Quali altri segni sono marcati in questa stesa del tuo vero amore? Metto 1 e 2. Cancro. L'avevamo già visto marcato il cancro, no? Ok. Ascendente cancro, sole in cancro, luna o venere in cancro. E poi scorpione, vedi quanti segni d'acqua?
Ok, quindi ragazze mie, questi sono gli altri due segni marcati in questa stesa. Quindi detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.